Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella in arte Briga Bijou. Oggi ci incontriamo per fare insieme questi orecchini. Allora, questi orecchini sono realizzati utilizzando due basi metalliche a forma di cerchio. Non sono difficilissimi da eseguire, però ovviamente bisogna stare attente nel cucire attorno a queste basi, a questi cerchi metallici. Il design è abbastanza semplice, sono orecchini, come vedete sono molto rigidi, nonostante i vuoti, sono leggerissimi e bisogna stare attento ovviamente alle cuciture, perché la peculiarità di questi orecchini è che poi il retro, che adesso non è ancora stato eseguito, verrà coperto solo in questa parte, poi a fine video vi farò vedere o in un video a parte come fare il retro e vedete tutte le cuciture qui sul retro, al di là di quelle con il filo di nylon, la prima cucitura fatta all'elemento metallico, ovviamente quella si vede, ma poi tutto il resto non si vedrà. Quindi avremo un orecchino con dei vuoti che saranno quindi liberi e verrà coperta solo questa parte di congiunzione con un piccolo tag. Allora, io ho utilizzato 3 colori di piattine, 2 sono insomma di Bead Perles e un'altra invece è di un sito polacco. Ho le unboxing qui sul mio canale. Ma parliamo dei materiali che vedete in questo paio di orecchini. Io ne ho realizzato anche un altro, ovviamente dal design leggermente diverso, ma questo non mi convinceva. Voi per i colori che non sono i miei, però insomma potete osservare ed eventualmente farlo anche in questa tipologia, perché qui avevo utilizzato anche gli altri materiali fornitimi dalla BB Craft, queste chiusure al libro e il perno, però ovviamente l'acciaio non è il mio colore e quindi alla fine ho deciso di condividere con voi il tutorial di quello. Poi se vi interessasse il tutorial di quest'altro, me lo fate sapere giù nei commenti. Questo video è in collaborazione con la BB Craft che mi ha fornito parte dei materiali, tranne ovviamente le piattine, il filo, gli aghi e qualche perlina. Quindi avremo bisogno, vi metto poi giù nell'info box o nelle schede, vi metto l'unboxing. Sono tutti kit set, ve li mostro. Se andate sul sito, sul loro sito, digitate Unicraftail, vi usciranno tutte queste serie di kit. Questi sono gli anelli, questo grande, poi ci sono kit di anelli e di varie forme diverse, che sarebbe questo più grande. Poi c'è un altro kit che sono tutti questi pendenti, ok, con lo strass centrale e io in questo caso ho utilizzato quello blu. Poi ovviamente servirà un perno, io ho utilizzato a pallina, ma potete utilizzare quello che volete, qualche rocaille 15 o 11 qui e qui per mettere ovviamente il gancetto e dei cipollottini per il nostro modulo base. Servirà ovviamente ago e filo da tessitura. Come filo io utilizzo il nylon per andare a cucire sopra le nostre basi metalliche ed utilizzo quello Miyuki oro perché io non amo cucire con il filo di nylon, ci litigo proprio, preferisco sempre il Miyuki. Allora, vi ricordo, per tutte le iscritte al mio canale c'è un codice sconto, se non siete iscritte iscrivetevi subito e cliccate la campanella. Vi ricordo quindi che la BB Craft a tutte le iscritte al mio canale ha dato un codice sconto, dovrete digitare Gabriella 5, ve lo metto qui in sovraimpressione per avere uno sconto di 5 dollari su un acquisto di 40, minimo di 40 dollari. Quindi questo è quanto. Durante il video, spero non sia lunghissimo, me lo auguro, ci provo. 3 colori di piattine, ma potesse anche fare semplicemente 2 colori. A me piaceva questa leggera sfumatura. Vi lascio al tutorial e come sempre buona creatività. Ciao! La prima cosa quindi che dobbiamo fare per realizzare il nostro orecchino è andare a realizzare il primo monolino base utilizzando il nostro anellino. Allora, cominciamo col prendere del filo in nylon trasparente. Io uso questo della Caperlan, ne taglio una gugliata non troppo lunga perché il filo di nylon io ci ho litigato, quindi li utilizzo veramente solo in casi estremi, perché non mi piace insomma il filo oro. Ho provato anche col filo Miyuki oro, ma l'effetto alla fine non mi piaceva, quindi ho preferito utilizzare questo. Andiamo poi a tagliare, io ho già tagliato ovviamente i 3 pezzetti di piattina e ci ho messo anche la colla,
ho messo un po' di Azulit all'estremità perché mi dà immensamente fastidio che poi si sfilaccino, ecco. Quindi io mi preparo già la dimensione che mi serve, quindi 3 pezzetti di piattina, io ho scelto in questi colori, di 9 centimetri. Ovviamente se avete questo elemento, se avete un elemento leggermente più grande dovrete valutare voi la dimensione della piattina da tagliare. Allora, cominciamo subito. Ovviamente guardate sempre il verso delle piattine, il dritto, il rovescio, la famosa V, questo è il nostro dritto, guardate la colla, in linea di massima il dritto è sempre un po' più lucido in determinate piattine, ha una finitura migliore. Dopodiché prendiamo il nostro, dividiamolo a metà, prendiamo ovviamente e posizioniamo il nostro anellino al centro. Per aiutarci possiamo prendere una di queste mollettine, no? Potete aiutarvi per cominciare a cucire. Io ovviamente non farò così, ma semplicemente vado a stringere, ok? Segno leggermente e dopodiché procedo proprio in questo modo. Vado semplicemente a dare il mio primo punto. Ovviamente posso anche toglierlo l'anellino e cucire bene questa parte centrale e poi lo vado a inserire. Però ovviamente possiamo anche tenere semplicemente così. È una questione di, insomma, di mano che avete voi. Cominciate a dare 2 punti, ovviamente dovete sempre centrare, ok? Sempre centrare la scanalatura. Non guardate le mie mani, ragazze, io sono veramente un, un pessimo esempio di donna con le mani curate. Io faccio di tutto, le mani, non uso i guanti difficilmente, quindi niente. Ce le ho sempre così semidistrutte. Ok, quindi diciamo che abbiamo chiuso questa parte centrale con un paio di punti e adesso vedrete che l'anellino si andrà, dobbiamo cercare proprio di posizionarlo nella scanalatura centrale, quindi insomma facciamo un po' di movimento e facciamolo centrale il più possibile. Dopodiché io per sicurezza do qualche altro punto qui al centro per chiudere bene, ok? E dopodiché mi sposto, bene, non riesco con la camera davanti, ok? Dopodiché mi sposto e comincio, mi sposto ovviamente all'interno della mia lavorazione e comincio a dare qualche punto intorno, tipo raggiera. Ovviamente guardate sempre il dritto, questo è il mio dritto del lavoro, quindi io giro e lavoro dal retro, quindi mi sposto leggermente in questo modo, vado sotto, mi sposto da sotto di qualche millimetro, ok? Entro e vado su, giro il mio lavoro, ripasso e questa volta ovviamente do un puntino microscopico e vado sopra il mio elemento, passo attraverso. Ovviamente come vedete l'anellino si sta muovendo, ma io poi piano piano insomma lo fisserò con questi punti e vado su. Quindi ho dato il mio primo punto, come vedete. Devo fare questa operazione. Io adesso do punti un po' più larghi, perché ovviamente al di sopra ci andrò a mettere le altre piattine, quindi do un punto più largo anche all'esterno perché non mi importa, entro attraverso, giro il lavoro e vado nella piattina. Quindi faccio questa operazione di spostamento e cucitura tutto intorno, ovviamente sistemando al meglio possibile il nostro elemento metallico all'interno del nostro lavoro. Ovviamente per questo lavoro, ragazzi, vi consiglio piattine non molli. Lo sapete, io dico sempre che insomma si possono usare le piattine che insomma tra virgolette si desiderano. Io spesso le mescolo tra di loro, più morbide, un po' più dure. Però in questo caso devono essere abbastanza sostenute. Queste non sono proprio di quelle super rigide, però diciamo che comunque alla fine tengono il lavoro, sono una via di mezzo, sono quelle di Bead Perles, mentre questa oro è quella che ho preso da un sito polacco, poi eventualmente vi metto giù tutte le informazioni per andare a vedere l'unboxing. Quindi chiudo tutto e mi ritrovo di nuovo al centro per andare a unire le piattine. Allora, come vedete, ho finito il mio primo giro e mi sono ritrovata a spuntare da qui. Adesso semplicemente io, visto che con il filo di nylon non ci vado d'accordo, taglio e cambio filo. Vado a prendere le altre 2 piattine, me le sono sistemate in modo tale da avere tutte quante dallo stesso verso. Vado a piegare, ovviamente trovo la mezzeria,
e vado ad adagiare sul mio elemento in questo modo, ok? Adesso semplicemente vado a cucire le altre due piattine, quindi mi porto, ok, da dietro. Se volete potete cucirne una alla volta, non necessariamente tutte e due, quindi vi aiutate un pochino così, ok? Ho cambiato filo come potete vedere, tanto la piattina esterna è oro e vado semplicemente a cucire in questo modo, ok? Vado ad individuare la mia piattina dell'elemento di base. Adesso, ovviamente, io ho il filo oro. Se voi avete il filo trasparente, meglio ancora. Do ancora un altro punto, ovviamente, per andare a stringere qui al centro. Quindi se voi avete il filo trasparente non avrete assolutamente nessun problema perché potete andare a dare dei puntini in basso abbastanza evidenti perché tanto questo è il retro dell'orecchino. Se volete avere un'attenzione in più date i punti un pochino a zig zag in modo tale che vi spostate all'interno delle piattine. Mi spiego meglio, ve lo mostro direttamente. Entro la mia piattina oro, questa qui è un po' duretta, entro nuovamente e anziché dare un punto così, darò un punto in diagonale, quindi sarà comunque piccino da sotto, però vedete mi sposto di un bel po'. Ecco, questo è un escamotage, diciamo, per non far vedere il filo e la mia escamotage, quindi chiuso un pochino a zig zag, do un puntino poi basso, stretto, scusate, dall'alto e ridiscendo sempre un pochino a zig zag. Mi raccomando, in questa fase dovete stare attenti, dovete sempre sistemare le piattine, l'anellino, tutto quanto. Nuovamente mi sposto sempre un pochino in diagonale e vado ad individuare tutte e tre le piattine. Spero insomma che sia stato abbastanza chiaro. Aspettate, vado a sistemare un pochino. Si è spostato l'anellino e vado quindi a dare i miei punti. Se vi risulta più semplice potete anche cucire una piattina per volta, insomma questo poi sta a voi. Ovviamente poi girate il lavoro e vedete il davanti come sta venendo, dovete continuamente cucire, girare e sistemare. Lo so, è un po' un procedimento, come dire, particolare, però insomma lo dovete fare. Io lo faccio particolarmente perché sono tutte piattine di tipologia diversa con spessori diversi, quindi cerchiamo di rendere il lavoro il più carino possibile. Quindi vado a dare tutti i miei punti e ci vediamo a fine giro, cioè ci vediamo qui all'estremità. Come vedete questo è il retro del lavoro, il filo oro praticamente non si vede se non qui, insomma, dove c'è il nodino che io poi dopo andrò con cura, insomma, a tagliare. Ok, ora lascio stare. Niente, come vedete sono al centro, questo è il dritto del nostro lavoro. Adesso cosa faccio? Vado a chiudere come faccio sempre, prendendo in questo caso un piccolo cipollottino, una rondellina, ma potrebbe essere una perla, insomma, questo poi sta veramente a voi e vado a metterlo in questa posizione, ok? Quindi non di piatto, non in questo modo, ma in questo modo. Quindi carico sul filo. E poi vedrete il video velocizzato, faccio sempre il mio solito decoro laterale come se fosse un semplice modulo base. Vado a cucire la prima piattina perché è un po' più rigida rispetto alle altre, sempre alla stessa maniera. Ci sono tanti video sul mio canale, insomma, per vedere come fare e quindi faccio il mio decoro sia da un lato e poi dopo vado anche dall'altro lato, fisso ovviamente bene con più punti di cucitura. All'interno del video vedrete che poi dopo vado a cambiare il filo perché ho dovuto dare dei punti minuscoli perché questo filo ovviamente era il continuo di quello oro, quindi vado semplicemente a fissare poi dopo sul retro per bene e vado a dare dei punti tutto quanto intorno. E continuo semplicemente così dando i punti per fissare poi la parte davanti con la parte di dietro. Vedete che procede in diagonale spuntando sempre attraverso ovviamente la scanalatura delle piattine per fissare quindi i nostri decori sul retro per bene. Quello ovviamente che ho fatto da un lato procedo e lo faccio anche dall'altro lato. Vedete che taglio subito le piattine in eccesso e poi metterò un po' di colla.
E poi procedo tranquillamente a realizzare ovviamente il riccioletto dall'altro lato. È inutile che vi mostro perché tanto i passaggi, ragazzi, sono sempre gli stessi, non cambiano mai. È un modulino base, ovviamente senza nessuna cosa particolare, se non che al centro non c'è nulla, ma c'è un anellino vuoto. Quindi procedo e finisco il mio modulo base. E diciamo che il nostro modulino base è finito, il primo pezzettino ovviamente, ho tagliato, dopo vado a mettere un po' di colla e metto da parte, metterò una perlina qui al centro, in questo punto, per chiudere insomma per bene. Adesso vado a posare questa parte del mio modulino e vado a prendere l'altra parte invece che dobbiamo andare a realizzare, quindi vado a prendere l'altro cerchio di dimensione più grande e comincio anche a prendere le piattine. Per il nostro secondo modulino ovviamente dobbiamo andare a fare la stessa identica cosa che abbiamo fatto qui, quindi cucire allo stesso identico modo, solo che dobbiamo partire con la piattina che ho appena tagliato ed incollato e dobbiamo partire da qui perché ovviamente poi questo sarà semplicemente un cerchio senza riccioli su cui noi andremo a sovrapporre il nostro elemento. Quindi a seconda del cerchio che vi avete prendete la vostra piattina ed andate a misurare la quantità che vi serve. Io adesso vi dico la mia è circa 7 centimetri, scusatemi, circa 7 centimetri, ovviamente i giri successivi saranno di qualche millimetro in più, questo giusto per regolarvi. Quindi andate a tagliare i vostri 3 pezzi di piattina. Cucite ovviamente la prima come vi ho mostrato in questo caso e poi darete dei puntini di chiusura e poi successivamente andrete a cucire le altre. Adesso io vado a tagliare il mio pezzetto. Se volete fare dei tagli belli precisi, senza troppi sfilacciamenti, mettete prima la colla, non so se si vede, io qui dove c'è il colore insomma leggermente più scuro, e poi dopo andate a tagliare, così la vostra piattina si rigidisce, vedete, e il taglio viene più pulito, quindi potete fare anche questa operazione. Come potete vedere dal video, mantengo con l'indice, scusate, col pollice e l'indice la mia piattina e comincio a cucire, quindi qualche punto iniziale e poi dopo procedo sempre alla stessa maniera, quindi passo nella piattina, passo nell'anellino e poi passo sul retro, come se stessi facendo un brick stitch utilizzando una piattina al posto delle rocaille attorno al nostro cerchio. Vado quindi a cucire tutti i punti a una distanza costante di 4-5 mm. Mi raccomando, vedete che dall'esterno ovviamente i punti sono più grandi e dall'interno cerco di mantenere comunque una certa costanza ed ampiezza di punto. Poi vado al centro e chiudo ed unisco le due piattine, i due lembi esterni delle nostre piattine per rendere insomma il lavoro più pulito, niente di particolare. Insomma, niente di che, vado a mettere anche un pochino di colla per la sicurezza e dopodiché vado a prendere ovviamente le altre due piattine. Se volete potete mettere ovviamente qualche puntino di colla da utilizzare come una sorta di imbastitura, anche se secondo me non è il caso. Mi raccomando, la colla sempre sulla parte retro della piattina e mai sul davanti. Io sinceramente non ho utilizzato la colla, ho semplicemente cucito facendo i soliti punti a zig zag, perché ovviamente facendo i punti a zig zag come vi ho mostrato prima assolutamente non si vedono i punti. Ovviamente stesso discorso anche in questo caso di fare i punti, ovviamente vedete in diagonale, sono, non riesco neanche a mostrarveli. Beh, ve lo faccio vedere, il punto in diagonale in modo tale che sul retro del nostro lavoro resti un puntino invisibile proprio e quindi questo ci agevola perché possiamo lasciare tranquillamente il nostro retro a vista e non si vedrà, ah ecco forse qui si vede una puntina, qui, eccolo qui, si vede qui del filo oro, perché ho preso il filo oro perché il nylon ragazzi non riesco, quindi vedete che qui ci andrà l'elemento sovrapposto e per tutto il resto della parte del nostro orecchino, ovviamente anche se non facciamo il retro, non si vedrà assolutamente nulla, quindi questo è un punto da memorizzare, è un trucchetto che io non ho visto insomma fare ad altre, però insomma io ve lo passo.
Vado a chiudere anche qui con un po' di colla, do un ultimo punto e ci vediamo per il montaggio. Fissate bene la parte qui centrale, mettete un po' di colla e poi tagliate tutti questi filetti in eccesso. Ed ecco qui gli elementi che abbiamo realizzato. Adesso ragazze sta veramente a voi e alla vostra fantasia come insomma finire questi orecchini. Allora, ci sono varie opzioni. Prima opzione, semplicemente sovrapporre in questo modo, ok? Ed andare a mettere questa parte sotto con delle rocaille, ma potrebbe anche essere fatto in questo modo e sopra mettere il gancio. Ancora potreste mettere l'elemento in questo modo ed andare a prendere il vostro elemento qui, quindi andare a mettere delle rocaille qui, andarlo a sovrapporre e poi andare a terminare il lavoro. Io sinceramente forse lo monterei così, non lo so, valuto, però vi ho dato insomma i suggerimenti per poterlo fare. Prima cosa cucio una rocaille nel mio elemento base perché lo dovrò andare a sovrapporre ovviamente al mio anello e voglio che al centro sia leggermente più chiusa, vedete come vi mostro, in modo tale che non si veda assolutamente niente del lavoro che c'era al di sotto. Quando andiamo ovviamente a incollare, perché dobbiamo prima incollare e cucire, dobbiamo posizionare i due elementi in questo modo. Il cerchio deve andare a combaciare perfettamente con la parte ovviamente superiore all'interno di essa, ok? Proprio in questo modo, quindi vado a mettere un po' di colla e posiziono il mio elemento sopra e tengo fermo, presso ed aspetto che asciughi il tutto. Questo ovviamente vedete che è asciugato, vi mostro il retro. I due pezzi devono essere praticamente prima incollati in questo modo e poi cuciti, vedete, sempre attraverso le piattine. Do vari punti tutto intorno in modo trasversale, vi mostro anche, vedete, i vari spostamenti all'interno del mio elemento, così da rendere stabile l'unione tra i due elementi. Quindi cuciamo tutto intorno, sia destra che sinistra, senza insomma lasciare punti troppo liberi. Vedete, muovo, ho cucito tutto, quindi è tutto super stabile. Adesso vedete, vado a prendere ovviamente cucito e incollato tutto, vado a prendere il mio elemento e vado a cucire. Non so ovviamente ancora se farlo in un verso o in un altro, vedete che alla fine decido di mettere il modulino base al di sotto e di montarlo in questo modo e vado semplicemente con qualche punto di cucitura con il mio filo oro e vado a cucire. Vi mostro anche varie tipologie di perni, però insomma poi alla fine decido per un perno base. Per cucire il mio elemento metallico faccio un micro nodino e mi infilo nello spazio che c'è tra la piattina blu ed oro con il mio micro nodino in modo tale che dopo non si veda assolutamente niente perché non ci dovrà essere il retro, quindi faccio semplicemente dei punti tali avanti e indietro passando anche attraverso il mio elemento in modo tale che non ruoti ma che resti fisso e faccio un nodino invisibile, taglio il filo proprio sotto in modo tale che insomma non si veda nulla. Alla stessa maniera ovviamente cucio anche il mio perno a pallino, sempre sfruttando lo spazio che c'è tra la piattina oro e la piattina blu. Allora, ecco il nostro orecchino finito, molto carino nella sua semplicità, leggerissimo ovviamente perché l'unico elemento un po' più pesante è questo, ma poi sono tutti vuoti, non ci sono cabochon e cose particolari. Ovviamente dopo aver messo insomma, il mio perno, vedete i nodini sono veramente nascosti tra le due piattine e sono ridiscesa anche attraverso tutte e tre le piattine per fissare ancora meglio il nostro perno. Niente, il tutorial è finito, ovviamente ci sarebbe da fare il retro, ma eventualmente farò un tutorial a parte, nei commenti fatemi sapere. Ovviamente per fare il retro bisognerà realizzare un piccolo elemento in ultra suede o pelle che andrà a coprire ovviamente tutto quanto il nostro elemento, ma ovviamente in questo modo, giusto per darvi un'idea, che dal davanti ovviamente non si vedrebbe assolutamente. È un lavoro
abbastanza di precisione, ma si può fare. E niente, con questo vi saluto e auguro a tutte, come sempre, buona creatività. Al prossimo video. Ciao!